Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie disponibili per l'economia per il Sagittario per i prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta della Luna, amici del Sagittario. Potrebbero esserci come delle paure che riaffiorano, delle questioni legate al passato, essendo una lettura economica, potrebbero essere come dei sospesi, dei debiti, dei non pagati, potrebbero anche essere come un qualche bolletta o qualche pagamento, diciamo, dimenticato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino. Trovate anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo di nuovo con la luna, ragazzi. 2 di bastoni, regina di spade, abbiamo un 5 di pentacoli, la stella, la morte e un 4 di bastoni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento energetico del prossimo mese, dopodiché andiamo a vedere nello specifico le entrate extra, le vincite, la borsa, gli investimenti, tutto. Tenete presente che la lettura è valida 30 giorni da quando la ascoltate e che le letture per l'economia e le finanze del 2026 sono già online, le trovate nell'oroscopo annuale e stagionale. Dovrebbe avere la copertina gialla, se non dorata, se non ricordo male. Allora, partiamo da questa luna. 4 di coppe, qui c'è qualche cosa che non avete visto fino ad adesso o che ancora non riuscite a vedere. Può essere un qualche cosa che riguardi il futuro dei vostri figli, un qualche tipo di scelta inerente ai figli. Se siete in un momento dove state pensando di aver figli, può essere che non abbiate preso in considerazione tutte le spese che effettivamente si debbono sostenere. Andiamo avanti col 2 di bastoni. Credo che questo gruppo di carte, le prime 3, possono fare anche riferimento a qualcuno che nel prossimo mese ha la necessità di rifiutare di prendersi la responsabilità per qualcun altro. E qui il 2 di bastoni, con questo cavaliere di bastoni e il 7 di coppe, mi fa un po' capire che per certi versi siete ancorati al passato, a quello che è stato, a come è andata, diciamo, la vostra vita finanziaria, se vogliamo, fino ad adesso, e c'è la volontà comunque di andare oltre perché abbiamo questo 7 di coppe che mi dice che state effettivamente valutando o cercando di creare altre possibilità di guadagno. Andiamo a vedere la regina di spade. Fante di pentacoli e 4 di bastoni. Io credo che cerchiate, o meglio, vi butterete con questo 7 di coppe, inizierete meglio a valutare realtà
che in realtà conoscete già. Non credo che vi butterete in qualche cosa di nuovo, anche se con i 7 di coppe potrebbero esserci delle nuove possibilità di guadagno, nuove possibilità di lavoro, nuove possibilità di investimento, però è come se andaste sul sicuro. Andiamo con il 5 di pentacoli, qui abbiamo un diavolo. Non è un'ottima carta il 5 di pentacoli, ragazzi, per le questioni economiche. E un 10 di coppe. Beh, io sento come se ci fosse qualche spesa da dover affrontare, secondo me per i figli, qualche cosa che vi eravate dimenticati, ve l'avevo già detto qui, no? C'è qualche cosa del passato, può anche essere qualche debito, qualche corso di studi che avete pagato ai figli, qualche cosa che potrebbe nel prossimo mese, diciamo, indebolire la vostra situazione economica. Magari c'è una rata da pagare, il saldo o un acconto anche da dare per qualche studio universitario. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 4 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. C'è come un movimento in avanti molto molto lento, devo dire. Credo che con questa stella potrebbero iniziare ad apparire nuovi obiettivi o si potrebbe definire un obiettivo su questi 7 del 7 di coppe. Andiamo a vedere la morte, una carta volata della torre. Recupero la torre. Torre, 2 di pentacoli e cavaliere di spade. Datemi una carta anche per il 4. Re di coppe. Non vi nego che con queste 7 di coppe qui potrebbero esserci varie questioni che andrete ad iniziare, o perlomeno come vari terreni che andrete a sondare. Magari inizierete a informarvi di Bitcoin piuttosto che di investimenti, cioè come se steste valutando il terreno. Qui sento che con la morte e la torre qualche tipo di comportamento, qualche tipo di pensiero potrebbe essere, qualche tipo di progetto o ideale del 7 di coppe potrebbe essere lasciato indietro. Vi dico, io ho la sensazione che vi piace giocare sul sicuro, cioè ho come l'idea che è meglio poco ma sicuro per voi, piuttosto, scusatemi, piuttosto che il tanto ma incerto. Non si sa quando e non si sa se. Perlomeno questo è un po' il movimento energetico a livello economico, è come se preferiste la zona calda, ecco, piuttosto che la zona di rischio. Ok, andiamo a vedere ancora 3 consigli, poi vediamo le vincite, il flusso di denaro, gli investimenti, la borsa, un po' tutto. Allora, 10 di bastoni, cavaliere di bastoni e 6 di denari. Vi dico, questo 10 di bastoni mi risuona con questa prima parte della lettura, quando vi dicevo che dovrete rifiutare di prendervi carico delle responsabilità di qualcun altro. Infatti qui abbiamo anche il 10 di bastoni che è proprio quello. Pensate al vostro, pensate a dove volete arrivare voi, pensate a qual è il vostro obiettivo, lasciate stare le grane degli altri che se le risolvessero. E se sono i figli, se sono in età congrua, può anche essere che sia il caso di lasciare che se la sbroglino da soli. Ehm, la sensazione che ho è che dobbiate riflettere, pensare, studiare
quali sono queste alternative, queste opzioni che si potrebbero aprire, ma senza prendere una reale decisione subito. Cioè, è come se doveste iniziare a sondare un po' il terreno, poi vi fermate, vi distraete un attimo, quando ritornate sugli argomenti, cercate di capire se veramente sentite esattamente come prima di lasciare quel sondaggio, cioè, ah sì, ho studiato per quello che riguarda i Bitcoin, mi sento pronto, mi sento preparato, so abbastanza cose da poter effettivamente entrare in questo mondo e questa è un'informazione. Poi lasciate lì l'informazione, andate a fare qualcos'altro per 15 giorni. Quando ritornate e riprendete in mano magari gli appunti o il corso, vi chiedete, sono davvero pronto o pronta per rischiare, per buttarmi, per provare, per mettermi alla prova? E lì vedete se la sensazione è la stessa. Io credo che sì, sia come qualcuno potrebbe ritrovare come un progetto o un interesse del passato, mentre qualcun altro ha bisogno come di andare un po' a tentoni, un po' per tentativi, secondo me. Devo dire che alla fine del periodo c'è un 2 di pentacoli, quindi può essere che di tutte queste alternative, due alla fine le teniate in ballo. Devo dire che potrebbe costarvi fatica nei prossimi 30 giorni, tenete presente che la lettura vale 30 giorni da quando la vedete, però tutto sommato poi si finisce con un 4 di bastoni, che è una carta di grande stabilità, una carta di serenità, abbiamo anche un re di coppe, mi dice che in qualche modo riuscirete a navigare questo periodo in modo tranquillo, in modo maturo, senza grossi sbalzi emotivi, anche se vi dico che non andrà esattamente come voi vi aspettate, cioè probabilmente avete un alto standard e quindi sento che le cose non andranno esattamente come voi le avete prefissate, però devo dire che non sono negative, ok? Diciamo che si va sul positivo. Allora, se parliamo di flusso di denaro, quindi qui riguarda diciamo anche un po' il lavoro normale che si ha, sento che potrebbe essere utile iniziare a pensare ad un fondo di risparmio. Cioè una volta che avete garantito la sopravvivenza, quindi bollette pagate, affitto o mutuo o quello che è, e il frigo è pieno, perché queste sono le cose essenziali, sento che è come se dovessi iniziare, non so esattamente se è un fondo di investimento o un fondo da, cioè un fondo di accantonamento, un fondo di accumulo, quelli dove si versa un tot al mese, oppure se si tratta di come iniziare a risparmiare una parte per reinvestirla in un futuro in voi. Si tratta comunque di fare come un budget preventivo, un budget anche consuntivo e di monitorare costantemente le spese. Cioè io ho come l'idea che questo mese possa essere un buon mese per capire che struttura finanziaria potete sostenere nel lungo periodo al fine di permettervi quella rata in più, che può essere per il fondo di investimento, per il corso, per quello che vi pare. Per qualcuno potrebbe essere una casa, una ristrutturazione. Per quello che riguarda, diciamo, gli investimenti, diciamo quelli immobiliari, allora io ho la sensazione che qualche affittuario se ne andrà, se avete gente che vi affitta. Però è anche vero che ho come la sensazione che qualcuno di voi vorrebbe fare come delle modifiche a questo immobile. Soprattutto se è un immobile che dovrete comprare per questioni lavorative, vedo come tanti cubicoli, come tante postazioni di lavoro. Quindi può essere che ci sia come da investire un pochettino di più per creare questo ambiente lavorativo.
Diciamo che se siete sul punto di investire, per esempio, in qualche immobile che dovete comprare, mm, è come se le carte dicessero che sono meglio come tanti appartamenti piccoli piuttosto che un villone. È meglio andare su tante cose piccole piuttosto che su una cosa grande. Poi ognuno sa che tipo di investimenti, a che tipo di investimenti sta pensando, quindi voi adattate la lettura alla vostra realtà. Se avete già qualche percorso iniziato a livello di investimenti, quindi magari avete già un piano di accumulo, avete già, non lo so, dei soldi investiti in borsa piuttosto che diciamo quello che già è in vostro possesso, sento che potrebbe crescere. L'unica cosa che mi viene da dirvi è se per caso state investendo in borsa. Fate attenzione perché non è un buon mese. È come se ci fosse una potenziale discesa e potrebbe anche essere per i Bitcoin, vi dico. C'è questo 6 di pentacoli alla fine. 6 di pentacoli è qualcuno che viene pagato meno di quello che merita. Quindi se state investendo in borsa, non è un buon periodo per vendere, insomma, perché ci perdereste. Per chi invece investe in materie prime, magari avete la possibilità di farvi il magazzino e volete acquisire prodotti, magari perché adesso sono in offerta, magari perché per X motivi, comunque chi sta investendo in materie prime, in materiali, diciamo così, sento che la cosa effettivamente può essere una ottima manovra strategica, perché ho come l'idea che tra un po' quel tipo di materiale potrebbe letteralmente andare alle stelle. Mm? Che sia il petrolio, che sia oro, argento, il litio. Ehm, per chi invece avesse dei redditi passivi, ragazzi, ma qui anche un po' il tema dell'affitto di cui vi parlavo prima, sento come se qualcuno smettesse di pagarvi una rendita, smettesse di affittare da voi, smettesse... Cioè, ho come l'idea che sia meglio iniziare a diversificare questi redditi passivi. Il reddito passivo può essere, non lo so, un libro che avete scritto e che vendete su Amazon e che vi dà un reddito passivo. Non dovete più investire soldi magari per la pubblicità, ma si vende da solo. Quello è un reddito passivo. Potrebbe essere un incasso di YouTube, magari con i video che si vedono, potrebbe essere un qualche cosa che è, diciamo, attivo e che vi dà una rendita senza fare sforzi. In un certo senso si potrebbe vedere così anche il bot, no? Che è una rendita passiva. Io però in questo caso lo inserisco negli investimenti bancari. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Visualizza un corpo e una mente sani. Visualizzati come una persona completamente sana, dentro e fuori. Fai qualcosa che ti aiuti a raggiungere questo stato. L'obiettivo: fai tutto il necessario per stare il più sano possibile. In questo caso mi verrebbe da parlare di stress, perché soprattutto chi investe, chi ha a che fare con i soldi o cose di questo genere, può avere come un eccesso di stress alle volte. Guardate, qui dice ascenso, quindi promozione in aprile. E poi abbiamo gestioni amministrative, il 15 del mese che viene. Ricordate che la lettura ha una durata di 30 giorni da quando l'ascoltate, quindi può far riferimento
sia al 15 del mese successivo, quindi 15 di febbraio in questo caso, oppure se voi per esempio lo ascoltate a febbraio potrebbe essere il 15 di marzo. Andiamo a vedere ancora un con. La vita non è difficile per chi non ha preferenze. Quando noi ci fissiamo un obiettivo e andiamo lì e continuiamo ad insistere perché vogliamo proprio quella roba lì, è più facile rimanere delusi se non raggiungiamo questo risultato. Però invece per chi fluisce nella vita, per chi diciamo così non ha attaccamenti, non ha preferenze a raggiungere un obiettivo piuttosto che un altro, è come se vi dicessero che la vita è molto più semplice. Sento come se aveste bisogno di diversificare in qualche modo, diversificare gli investimenti o anche le fonti di ingresso. Ah, non vi ho detto, le vincite. Vediamo se avete delle vincite questo mese. Mm. Lo vedo veramente per pochissime persone. Ehm, Però devo dirvi che per quelle persone potrebbe essere una vincita abbastanza, come vi posso dire, importante no, però consistente. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diciamo che a livello personale tratto in modo approfondito le credenze limitanti, quindi quello che ci blocca a livello subconscio, mentre nella sezione degli abbonati tratto anche le credenze limitanti, che però chiaramente non avendovi davanti sono trattate in un modo un po' più generico, però lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono diciamo esperienze personali, ci sono meditazioni per pulire il campo energetico, per proteggerlo, insomma c'è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni e che ho semplicemente condensato e messo lì a disposizione nella sezione degli abbonati. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 fino ad adesso, sono numerate e appunto proprio perché sono state studiate come un corso di formazione vanno viste in ordine cronologico, come se ci fosse la classe 1, l'anno 1, l'anno 2, l'anno 3, ok? Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!